Il video di oggi parte dalla richiesta di un nostro fedele follower, Franco, che mi ha scritto un po' di settimane fa chiedendomi di approfondire una tematica che riguarda il club o gruppo Bilderberg, come lo volete definire. Ha tanti nomi, ma Franco mi scrive appunto che questo gruppo Bilderberg o club Bilderberg o come lo volete chiamare svolge diversi meeting, ne ha tenuto uno a Milano un po' di anni fa con Mario Monti, Draghi, Matteo Renzi. Nel 2013 venne invitata una mia collega, Lilly Gruber. Un gruppo, lui lo definisce di potere, che prende il nome da quell'albergo, Franco dice ad Arnhem, in realtà no, è a Oosterbeek, in Olanda, in cui avvenne la prima riunione nel 1954, non su proposta del re d'Olanda, ma su proposta di altri personaggi che gravitano comunque nell'ambito olandese. Franco dice un gruppo che ha sempre supervisionato la politica mondiale, ne sarebbe membro fisso David Rockefeller. È un gruppo, il Bilderberg, attorno a cui c'è grande mistero, assieme anche ad altri gruppi d'opinione, semplicemente perché le riunioni non sono aperte al pubblico, per quanto la lista degli invitati e il luogo di riunione siano divulgati ai mass media senza nessun problema. Ma qual è la verità attorno al gruppo Bilderberg? Oggi cercheremo di capirne di più. Prima di entrare in questo argomento ricco di mistero e anche di suggestioni, vi esorto ancora una volta a pensare alla necessità di mantenere un elevato di sicurezza nelle vostre attività, soprattutto online, perché i malintenzionati sono sempre alla ricerca di qualche occasione per poter penetrare nei vostri sistemi informatici, per capire le vostre informazioni, i vostri dati sensibili, i vostri dati personali o peggio ancora i dati finanziari. Noi di Dentro la Storia abbiamo deciso da molto tempo di affidarci a un partner strategico come NordVPN, che con le sue tecnologie avanzate, con la sua Threat Protection Pro, ci permette di navigare in tutta sicurezza ovunque ci troviamo, da qualunque dispositivo e anche bypassando gli eventuali blocchi dovuti alla geolocalizzazione. Anche voi potete utilizzare il medesimo sistema sfruttando i link che trovate in descrizione al video, link che vi porteranno alle offerte biennali di NordVPN che presentano 4 mesi gratuiti e la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati. Bilderberg, si diceva. Un hotel che si trova a Oosterbeek, in Olanda, un hotel in cui nel 1954 si tiene la prima conferenza di un forum di discussione, un forum il cui obiettivo non è, come qualcuno crede, dominare il mondo, ma semplicemente intavolare delle discussioni all'interno di gruppi di persone che possono apportare qualcosa di positivo, qualcosa di utile, come esperienze personali o come conoscenze, per trovare una soluzione efficace anche al fine di evitare problemi di attriti internazionali. Il cosiddetto Club dei Bilderberg o gruppo Bilderberg o conferenza Bilderberg o come cavolo lo volete chiamare, nasce qualche anno dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando alcuni accademici, a cominciare dal principe Bernardo dei Paesi Bassi, decidono di ritrovarsi per evitare che in Europa, nel vecchio continente, il sentimento antioccidentale possa portare alla distruzione dei sistemi sociali consolidati all'interno proprio del vecchio continente. Il primo meeting all'hotel Bilderberg, poi la location è cambiata di volta in volta, aveva come scopo quello di consolidare il libero mercato che si stava realizzando proprio in quel periodo. Era inizio degli anni 50, l'avvio della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, quindi il nucleo della futura Unione Europea. Si stava già parlando di scambi commerciali, il piano Marshall dall'America stava finalmente contribuendo al lancio di quello che diventerà il boom economico e dunque proprio in quel periodo, un periodo molto delicato, un periodo che vede anche il passaggio dalle vecchie potenze coloniali, l'Inghilterra, la Francia, che di lì a poco saranno impegnate nel cosiddetto canto del cigno del colonialismo con l'impresa di Suez, verso un mondo più aperto, un mondo bipolare, ma con alle albori anche il terzopolismo, il mondo non allineato, il terzo mondo. Ecco, in quel quadro molto delicato, molto complesso, si avverte la necessità di
discutere, di trovare dei punti di contatto. Pensate ad esempio che il primo promotore non è stato appunto il re d'Olanda, è stato un politico polacco in esilio, Józef Ratzinger. Era stato lui che si era dimostrato estremamente preoccupato per la crescita del sentimento di anti-americanismo all'interno dell'Europa occidentale, un anti-americanismo che poteva tradursi anche in un rifiuto della società occidentale per promuovere sostanzialmente un periodo di caos, ma non rivoluzionario, di caos anarchico per la distruzione dei sistemi nazionali. Per questo motivo Ratzinger aveva proposto una conferenza internazionale tra i leader dei paesi europei, ma anche degli Stati Uniti e del Canada, per facilitare una migliore comprensione tra le culture occidentali, favorire una sorta di cooperazione su questioni politiche, sociali, economiche e anche di difesa. La NATO era nata, scusate il gioco di parole, pochi anni prima. Di lì a poco sarebbe sorto il patto di Varsavia. Questo è un argomento che abbiamo già trattato in un video che trovate nel canale. Ratzinger, per avere la possibilità di coordinarsi con più cancellerie europee, si rivolse al principe Bernardo dei Paesi Bassi, che si fece promotore di questa idea. Contattò l'ex primo ministro belga Paul von Wieland e poi il capo allora della Unilever, una grande multinazionale olandese, cioè Paul Ruyckens. Successivamente arrivò Walter Bedder-Smith, che era all'epoca il capo della Central Intelligence Agency, che si consultò col consigliere speciale del presidente Ike Eisenhower, Charles Douglas Jackson. L'idea alla base del Bilderberg non era costruire un qualcosa di intangibile, fisso, immutabile e con un preciso orientamento politico, al punto che si decise di stilare una lista di invitati da rinnovare di volta in volta, 2 per paese, e ogni volta di opposto segno politico. Ogni volta invitare un esponente di tipo conservatore e un esponente di tipo liberale. Per quale motivo? Semplicemente per ascoltare le famose 2 campane, per capire di volta in volta quale fosse la strada migliore da adottare all'interno delle discussioni, per trovare dei punti di contatto. Ora si pensa che dal 1954 a oggi, nel corso delle 71 riunioni tenute da Bilderberg, ne sono state saltate 3, nel 76 a causa dello scandalo Lockheed, nel 2020 e 2021 per il Covid. Queste riunioni siano state essenzialmente a inviti fissi. In realtà no. In realtà di fisso c'è solo un comitato, il comitato organizzativo, che è presieduto da un personaggio che dura in carica determinati anni. Il primo è stato ovviamente il principe Bernardo, poi dimessosi proprio per lo scandalo Lockheed, che dirama di volta in volta gli inviti che sono a turno, che possono riguardare imprenditori, politici, giornalisti, professori universitari, filosofi, economisti. Sono inviti che vengono diramati con lo scopo di tastare l'opinione e raccogliere idee, nulla di più. Per quanto le riunioni siano mantenute a riservo di fronte ai mass media che non possono riprendere i lavori stessi pur conoscendo l'elenco dei partecipanti e il luogo di riunione, va detto che, smettendo le tante teorie del complotto che sono circolate, compresi alcuni libri e alcuni documentari, non c'è prova che le riunioni del Bilderberg Meeting o Club dei Bilderberg, come lo volete chiamare, vadano a influenzare direttamente o indirettamente la politica di uno o più stati o addirittura delle Nazioni Unite. Anche perché, sfatiamo un altro grande mito, il meeting dei Bilderberg non è l'unica organizzazione laica, sovranazionale e privata che svolge questo tipo di riunioni. Ce ne sono tantissime e non mi riferisco solo alla cosiddetta trilaterale o ad altre organizzazioni più o meno note come il cosiddetto cerchio, The Circle o il Club Boemo. Sono tantissime le organizzazioni che svolgono questo tipo di attività. Negli Stati Uniti i cosiddetti think tank sono riconosciuti, sono conosciuti e svolgono un'attività perfettamente legittima e, come Bilderberg o altri simili, invitano di volta in volta nuovi relatori, semplicemente per tastare il polso della situazione, per capire dove si stia andando, quale sia la direzione presa dagli stati in maniera autonoma e anche dalle masse. È un tentativo di comprendere il mondo attraverso dei dialoghi. Niente di diverso
in fondo, da quello che facevano i filosofi classici ad Atene, nell'antica Grecia, i famosi simposi, che erano null'altro che dei pranzi o delle cene in cui si discuteva. Voi mi obietterete, sì, ma nei simposi si discuteva di filosofia. Ma che cos'è effettivamente la filosofia se non la capacità di leggere il mondo attraverso le lenti, come avrebbe detto un altro filosofo, Immanuel Kant, delle singole persone, lo sguardo di ogni persona che legge la situazione mondiale o la situazione locale o la propria situazione attraverso un punto di vista, attraverso delle idee, attraverso dei principi. La stessa cosa viene svolta all'interno dei think tank. Quello che desta scandalo, in fondo, è solo la riservatezza dei lavori. Una riservatezza che è stata giudicata utile per non esporre i membri e soprattutto ciò che potrebbero dire a travisazione delle proprie parole, a un'interpretazione errata e quindi dando la possibilità a ciascuno di esprimersi in maniera libera, tranquilla, senza necessità poi di doversi giustificare per la partecipazione al meeting e per ciò che avrebbe o non avrebbe detto. Sappiamo che soprattutto le personalità pubbliche, soprattutto i grandi industriali, i parlamentari, i membri dei governi, hanno una responsabilità elevata nei confronti della propria attività di tutti i giorni e nei confronti dell'opinione pubblica, che li osserva spesso con grande severità. Basta una parola fuori posto, basta una frase mal interpretata e si può creare un disastro. Gli esempi sono innumerevoli. Per questo motivo, questi think tank lavorano in maniera riservata, ma non sono gli unici. Avete mai pensato al Forum Economico Mondiale? Anche il Forum Economico Mondiale, pur pubblicando al termine una risultanza dei propri lavori, non pubblica tutto quanto, non ammette una seduta costantemente pubblica dei lavori. E avete mai pensato al meeting di Cernobbio, quello organizzato dagli industriali italiani? Un meeting cui vengono invitati molti politici e a volte anche dei professori universitari. Eppure nessuno si scandalizza per il meeting di Cernobbio. Anche in quel caso si sta discutendo sull'andamento della situazione sociale, politica ed economica, ma nessuno ha niente da obiettare. E cosa dire del meeting di Comunione e Liberazione che si svolge ogni anno a Rimini, a fine estate? Anche quella è attività di lobby, anche quella è un'attività di think tank orientata in senso prettamente cattolico e con una lista di invitati che è sterminata e che cambia di anno in anno. Anche in quel caso nessuno ha niente da obiettare. Perché? Ma perché si è sempre fatto, ma perché è qualcosa che tutto sommato non danneggia nessuno. Allora dovremmo cominciare a pensare per quale motivo le teorie del complotto si orientano sul Bilderberg, sul Circle, sulla Trilaterale, su altri think tank e non sul meeting di Cernobbio o sul meeting di CL a Rimini. Io la domanda me la pongo, ma la pongo anche a voi. Quello che noi sappiamo di questi meeting è che hanno sempre un'organizzazione fissa per quanto riguarda il comitato organizzatore, con dei presidenti dei comitati direttivi e poi, appunto, come abbiamo detto, una lista molto eterogenea e che cambia in continuazione di invitati. Attualmente al vertice del comitato organizzativo del club dei Bilderberg sono in due. Dal 30 aprile del 2020 c'è questa grande novità, un uomo e una donna. C'è il olandese Victor Alberstadt, che è un membro del Consiglio socio-economico della Corona, e la canadese Marie-Josée Gravy, che è una donna, imprenditrice e una filantropa. Questo fa capire anche l'evoluzione. Inizialmente al Bilderberg alle sue riunioni erano ammessi quasi esclusivamente uomini. L'apertura alle donne, riconoscendone l'alto valore sociale e politico, è qualcosa di evolutivo, stando al passo coi tempi. Se noi guardiamo la cronologia dei direttori del Bilderberg, dopo il primo fautore, il principe Bernardo di Lippe-Biesterfeld, abbiamo avuto inglesi come il barone Home of the Earsall, Alec Douglas Home, o come il barone Carrington, che è stato segretario generale della NATO, presidente del partito conservatore, alto commissario per l'Australia, primo lord dell'ammiragliato. Ne abbiamo avuto anche dei tedeschi, pensate a Walter Scheel, che è stato presidente della Germania e cancelliere della Germania Ovest. Abbiamo avuto anche dei belgi, come il visconte d'Avignon, che ha diretto il
consiglio direttivo per 12 anni, dal 1999 al 2011, o il francese Henri de Castries, che per 7 anni, dal 2012 al 2019, è stato appunto direttore. Se guardiamo anche agli incarichi dei vari presidenti, spaziamo dalla politica all'economia, alla finanza, alla difesa, non c'è una linea decisa, non c'è un qualcosa di precostituito, di preordinato. C'è semplicemente la volontà di mantenere una volta all'anno la tradizione di questo incontro che porta a discussioni. L'ultimo incontro è stato qualche mese fa, a giugno, in Svezia, e ha avuto, come sempre, una lista molto lunga di invitati. C'è sempre la possibilità che qualche disturbatore possa voler entrare alle riunioni. È già successo. Sono già successe diverse situazioni imbarazzanti, manifestazioni pubbliche di dissenso, a volte anche delle questioni estremamente spiacevoli. È successo ad esempio che anni fa alcuni manifestanti abbiano provato a irrompere durante una riunione, o meglio all'inizio di una riunione del club dei Bilderberg, pensando che avvenisse chissà che cosa, che ci fosse sostanzialmente un tentativo di sovvertimento dell'ordine costituito, dell'ordine nazionale o peggio ancora della sovranità di ciascun paese. Nel 2011 la polizia cantonale del Canton Grigioni è intervenuta in un hotel di St. Moritz, appunto in Svizzera, nel Canton Grigioni, arrestando un europarlamentare italiano, Mario Borghezio, della Lega Nord, che aveva cercato di forzare il cordone di sicurezza privata per assistere in qualità di uditore, ma non invitato, a una riunione del club Bilderberg. Questo tentativo è stato respinto dalla security. Borghezio poi ha lamentato delle presunte violenze, di qualcosa che sarebbe stato fatto di violento nei suoi confronti, ma è stato fermato dalla polizia e successivamente rilasciato e espulso dal Canton Grigioni. Per questo motivo, più di qualche complottista ha cominciato a sventolare i classici cahiers de doléances. Perché se non c'è niente di malvagio, niente di discutibile, non viene aperto a tutti? Lo abbiamo già detto, perché il rischio è quello che una parola fuori posto, una parola incauta o una frase sibillina possa essere mal interpretate, soprattutto perché non pronunciate dall'uomo della strada, dal perfetto sconosciuto, ma da un politico famoso, da un grande imprenditore, da un giornalista, da un docente universitario. Ecco perché il Club Bilderberg, come ogni altro think tank, mantiene riservato quel piccolo alveo dei propri lavori. Il nostro amico Franco, tornando alla sua mail, mi scriveva che di mezzo c'è sempre l'Olanda, che ritiene lui stesso il deus ex machina d'Europa, perché concede anche tassazioni più basse, tanto che la Fiat, oggi non si chiama più Fiat, oggi si chiama Stellantis, per esempio, si è spostata ad Amsterdam. Oppure dice il casato Orange che governa da secoli l'Olanda e quanto di più massone ci sia. Allora, sfatiamo, così approfittiamo di questo video per sfatare qualche altro falso mito. L'Olanda si è posta ormai da anni come una alternativa alla City londinese. Fateci caso, dopo la Brexit del 2016, sono passati già 9 anni, tante aziende inglesi, ma non solo, hanno preferito spostare i propri affari ad Amsterdam semplicemente per una convenienza di tipo fiscale. Fa parte della legislazione olandese, ma non è un dumping e non è soprattutto una politica tale da prevedere della pirateria o peggio ancora nei confronti di altri stati. È una possibilità concessa dalla legge olandese che punta a attirare le sedi finanziarie delle grandi conglomerate, le quali volentieri gradiscono la possibilità di lavorare in Olanda per le varie facilitazioni presenti. Tanti altri stati lo hanno fatto. Anche l'Italia in passato ha varato delle facilitazioni fiscali. Se non lo sapete, negli anni 70 il territorio di Trieste venne utilizzato come sede franca a livello fiscale per attirare piccole e medie imprese, ottenendo in cambio delle facilitazioni, degli abbattimenti, a cominciare dall'IVA. Sono dei tentativi di rivitalizzare l'economia in determinate aree. Nulla di cui stupirsi, viene fatto un po' ovunque. Quanto al casato dominante in Olanda, la casa regnante, ora
da informazioni raccolte, non sono molti nella casa regnante a essere membri della massoneria olandese. Sono molti di meno rispetto ad altre case regnanti. Pensiamo a quella svedese, a quella norvegese, a quella danese o fino a un po' di tempo fa a quella inglese. Pensate che ad esempio in Inghilterra, fino a re Giorgio VI, la monarchia riuniva sotto un'unica corona, sullo stesso trono, 3 poteri: quello temporale, quindi lo Stato, quello spirituale, la Chiesa d'Inghilterra, e quello esoterico, perché il re, purché fosse uomo, e se iniziata la massoneria, ne era gran maestro in Inghilterra, non nel resto del mondo. Poi con la lunghissima parentesi della regina Elisabetta e poi adesso con Carlo III, che non è mai stato iniziato alla massoneria, questo si è perso e la gran maestranza è passata al duca di Kent. Ma non c'è nulla di scandaloso. Va detto che nei paesi protestanti, quelli soprattutto del nord Europa, l'appartenenza alla massoneria non è certo una macchia nei confronti di una personalità pubblica o privata. Tutt'altro. Viene ritenuto un qualcosa di meritorio, poiché per entrare nella massoneria viene richiesto un curriculum non tanto di potere, quanto di persona di buoni costumi e sicuramente integerrima, una persona di valori. Nell'Europa meridionale, l'Europa dominata invece dal cattolicesimo, a causa della forte presenza proprio della Chiesa cattolica e del dogma cattolico, lo scontro diretto con la massoneria, che di per sé è adogmatica, ha portato anche alla nascita di dicerie e teorie del complotto, poi avvalorate anche da diversi scandali o da libri a volte scritti per puro interesse. Pensiamo a quelli francesi di Léo Taxil, che erano delle invenzioni poi ammesse dallo stesso autore. Ma chiudendo questo video, dedicato non solo al gruppo Bilderberg, ma un po' a tutti i think tank attorno ai quali sorgono queste teorie del complotto, direi che la soluzione migliore per capire di più riguardo a questi club sia semplicemente sgombrare la mente dalle ipotesi peggiori, provare a pensare a un mondo diverso, un mondo in cui non si ragiona come davanti alla cartina del risico, sì, gioco da tavolo, proprio quello, o alla cartina del Monopoly, l'altro gioco da tavolo. Semmai si ragiona nel tentativo di evitare lo scontro a tutti i costi, gli stessi principi che hanno portato alla nascita delle Nazioni Unite. E volete saperne un'altra? Le Nazioni Unite nascono dall'iniziativa di Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill, che si trovarono nel 1941 al largo di Terranova, a bordo della Prince of Wales, per siglare quella che divenne nota come la Carta Atlantica, un manifesto programmatico per ristrutturare il globo nel senso della pace, non delle sfere di influenza. E volete saperne un'altra? Sia Winston Churchill che Franklin Delano Roosevelt erano entrambi massoni, anche se appartenenti a massonerie differenti. Churchill alla Gran Loggia Unita d'Inghilterra e Roosevelt alla Conferenza delle Grandi Logge del Nord America. Quindi cosa dovremmo dire? Che l'ONU è un qualcosa di eversivo? È un qualcosa di negativo? È un qualcosa strutturato per dominare il mondo? È qualcosa di massonico? Beh, no. Può essere semmai la prima realizzazione di un progetto utopistico che ancora è ben distante dal trovare un bilanciamento perfetto. Ma si sa, la perfezione non è di questo mondo e se tutti noi esseri umani siamo sostanzialmente intimamente imperfetti, questa imperfezione si manifesta anche attraverso le nostre ossessioni, a cominciare dalla paura per tutto ciò che non conosciamo, dalla paura per il riservato, il segreto, chissà cosa si cela, ma a volte dietro le porte, i cordoni, le tende delle riunioni come quelle del gruppo dei Bilderberg. Non c'è altro che la volontà di discutere serenamente della situazione, senza avere la pretesa di comandare nulla, di sovvertire alcunché o di condizionare l'opinione pubblica.